Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili, attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Emily, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Oggi voglio parlare di notizie. Ti piace leggere o guardare le notizie? Sì, mi piace. Mi piace rimanere aggiornato su ciò che accade nel mondo. Utilizzo diverse piattaforme per le notizie. Leggo giornali, guardo il telegiornale e controllo le notizie online. Ottimo! Anche io utilizzo molte piattaforme per le notizie. Leggo i giornali al mattino, guardo le notizie in TV e navigo su siti web di notizie con il mio telefono. Penso sia importante sapere cosa succede intorno a noi. Sono d'accordo. Ci sono molti modi per ottenere notizie. Ogni piattaforma ha il suo stile. Ad esempio, i giornali forniscono informazioni dettagliate, il telegiornale è veloce e visivo, e le notizie online sono molto rapide. Quale piattaforma ti piace di più? Mi piace leggere i giornali. Apprezzo i lunghi articoli e il modo tranquillo di ricevere le notizie. Leggo il giornale locale ogni giorno. Mi aiuta a comprendere meglio la mia comunità. È interessante. Io leggo spesso le notizie online. Mi piace la velocità e la varietà degli argomenti disponibili. Utilizzo un'app per le notizie sul mio telefono. Posso leggere notizie su sport, politica, salute e altro in pochi minuti. Le notizie online sono molto popolari adesso. Sono facili da accedere e si aggiornano rapidamente. Ma a volte sento che le notizie online possono essere troppo brevi. Mi mancano i dettagli che forniscono i giornali. Sì, è vero. Alcuni articoli online sono molto brevi. Ti danno l'idea principale, ma non tutti i fatti. Mi piace che i giornali spieghino le cose in dettaglio. Hanno molte pagine e diverse sezioni, come economia, cultura e scienza. Anche a me piace la sezione economia. Leggo informazioni sulla borsa e sulle nuove aziende. Mi aiuta a capire meglio l'economia. Io guardo le notizie in TV la sera. Mi piace vedere le notizie sullo schermo. Le immagini e i video rendono le notizie più interessanti. Spesso guardo un canale di notizie locali. Mostrano notizie sulla nostra città e a volte anche sul tempo. Sembra bello. Anche io guardo a volte le notizie in TV, specialmente quando c'è un grande evento. La copertura dal vivo è emozionante. Ricordo di aver visto un servizio dal vivo su un festival nella nostra città. È stato molto divertente vedere le celebrazioni. Sì, i servizi dal vivo sono molto coinvolgenti. Ti fanno sentire parte dell'evento. Tuttavia, penso che il telegiornale possa essere un po' veloce. A volte le informazioni sono troppo rapide e mi perdo alcuni dettagli. Concordo. A volte devo mettere in pausa e riflettere su ciò che ho appena visto. Ecco perché mi piace leggere le notizie più tardi sul mio telefono. Posso prendermi il mio tempo per capire tutto. A proposito di telefoni, utilizzo anche i social media per ottenere notizie. Seguo alcune pagine di notizie su Facebook e Twitter. Vedo aggiornamenti brevi e link a articoli. Anche io uso i social media, ma sono cauta. Controllo se le notizie provengono da una fonte affidabile. Ci sono molte opinioni e a volte informazioni false sui social media. È molto importante. Cerco sempre di verificare le notizie prima di crederci. Controllo spesso più di una fonte.
Ad esempio, se leggo una notizia su Twitter, controllo anche un sito di notizie per avere più dettagli. È una buona abitudine. Faccio lo stesso. Confronto le informazioni provenienti da diverse piattaforme per assicurarmi che sia tutto vero. Penso sia il modo migliore per capire cosa è realmente accaduto. Leggi mai articoli di notizie su blog o guardi video di notizie su YouTube? Sì, lo faccio. Mi piacciono alcuni blog perché forniscono opinioni personali e analisi. Sono diversi dalle notizie tradizionali. Guardo anche brevi video di notizie su YouTube. Sono facili da capire e molto chiari. Anche io apprezzo YouTube per le notizie. A volte guardo un riassunto delle notizie in 5 minuti. È un modo veloce per conoscere i punti principali della giornata. Seguo anche alcuni canali educativi che spiegano le notizie in italiano semplice. Mi aiuta a imparare nuove parole e idee. È un ottimo modo per migliorare il tuo italiano. A volte uso app di notizie che semplificano le notizie. Utilizzano parole facili e frasi brevi. Rende la lettura delle notizie divertente e istruttiva. Quale app di notizie usi? Uso un'app chiamata Notizie Facili. Fornisce articoli brevi con parole semplici. La leggo ogni mattina con il caffè. Mi aiuta a iniziare la giornata con nuove informazioni. Sembra molto utile. Potrei provare anch'io quell'app. Di solito uso un'app di notizie popolare che fornisce aggiornamenti su molti argomenti. Mi piace personalizzare il mio feed di notizie. Scegliere gli argomenti che mi interessano come sport, tecnologia e salute. Personalizzare le notizie è molto utile. Significa che vedi le notizie che ti interessano di più. Controllo spesso la sezione sportiva perché amo il calcio. Mi piace sapere delle mie squadre e delle partite. Io controllo le notizie sulla tecnologia. Mi piace leggere di nuovi gadget e invenzioni. È emozionante scoprire il futuro. Le notizie sulla tecnologia sono molto interessanti. A volte leggo di nuove app che possono aiutarci nella vita quotidiana. Leggo anche notizie sulla salute. Mi piace conoscere nuove ricerche e consigli per una vita sana. Le notizie sulla salute sono importanti, soprattutto adesso. Ci aiutano a rimanere informati sulle malattie e su come proteggerci. Ricordo di aver letto un articolo su un nuovo vaccino. Mi ha fornito informazioni utili su sicurezza ed efficacia. Sì, quel tipo di notizie è molto utile. Ci fa sentire più sicuri. Mi piace anche leggere articoli di opinione sul giornale. Mostrano punti di vista diversi su argomenti importanti. Gli articoli di opinione sono interessanti, mi aiutano a riflettere su questioni da angolazioni diverse. A volte leggo una rubrica sulla politica o su questioni sociali. Mi fa riflettere sulle mie idee. Pensi che una piattaforma di notizie sia migliore delle altre? Penso che ogni piattaforma abbia i suoi punti di forza. I giornali sono ottimi per dettagli e analisi approfondita. Il telegiornale è fantastico per immagini e copertura dal vivo. Le notizie online sono veloci e facili da accedere. Sono d'accordo. Utilizzo tutte queste piattaforme perché mi danno diversi tipi di informazioni. Mi piace mescolarle. Ad esempio, leggo un lungo articolo sul giornale e poi controllo un aggiornamento breve online. È una buona strategia. Usare diverse piattaforme ti aiuta a ottenere un quadro completo delle notizie. Rende anche le notizie più interessanti. Non mi annoio mai perché ci sono tanti modi per informarmi su ciò che accade nel mondo. Ti senti mai sopraffatto da troppe notizie? A volte sì. Ci sono molti aggiornamenti ogni giorno. Cerco di limitare il tempo di lettura per non sentirmi stressato.
Anche io lo sento. A volte faccio una pausa dai social media per rilassarmi. È importante rimanere informati, ma è anche importante prendersi cura della propria mente. Concordo. Bilancio la lettura di notizie con altre attività, come leggere un libro o fare una passeggiata. Questo mi aiuta a rimanere calmo. Cerco di fare lo stesso. Imposto un timer quando leggo notizie sul mio telefono. In questo modo non passo troppo tempo a scorrere. È una buona abitudine controllare le notizie e poi passare ad altre cose. A che ora controlli di solito le notizie? Controllo le notizie al mattino con la colazione e di nuovo la sera. A volte guardo il mio telefono durante il pranzo. Anche io controllo le notizie al mattino e alla sera. Mi piace conoscere gli ultimi aggiornamenti prima di iniziare la giornata e prima di andare a letto. È una buona routine. Ti aiuta a rimanere informato senza sentirti affrettato. Mi piace pianificare la mia giornata dopo aver letto le notizie. Mi fa sentire preparata. Hai mai provato a leggere notizie in una lingua diversa? Sì, l'ho fatto. A volte leggo articoli di notizie in francese. Mi aiuta a praticare il francese e a imparare nuove parole. È un'ottima idea. Voglio provare anche io. Leggere notizie in un'altra lingua può essere molto educativo. Ti rende anche più consapevole di come diverse culture riportano lo stesso evento. Esattamente. Imparo che le notizie possono essere viste in molti modi. Diversi paesi possono avere opinioni diverse sulla stessa questione. Mi piace molto la nostra conversazione sulle piattaforme di notizie. È interessante confrontare come otteniamo le nostre informazioni. Sì, concordo. Ho imparato molto da te oggi. Proverò a utilizzare alcune delle app e dei siti web che hai menzionato. Leggerò anche più articoli di opinione sul giornale. Sono felice di condividere le mie idee con te. Penso che entrambi utilizziamo le notizie per rimanere informati e per imparare cose nuove. È importante scegliere fonti affidabili. In questo modo possiamo fidarci delle informazioni che riceviamo. Assolutamente. Controllo sempre la fonte di un articolo prima di crederci. Cerco giornali noti o siti web ufficiali. È un'abitudine molto buona. Aiuta a prevenire la disinformazione. Nel mondo di oggi è facile imbattersi in notizie false. Essere attenti a ciò che leggi è molto importante. Tom, grazie per questa piacevole chiacchierata sulle piattaforme di notizie. Sento di aver imparato nuove parole e idee. Ho apprezzato la nostra conversazione. È sempre bello condividere pensieri con un amico. Continuerò a utilizzare diverse piattaforme di notizie e a controllare fonti affidabili. Farò lo stesso. Incontriamoci di nuovo per parlare di argomenti interessanti. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Anch'io, Tom. Buona giornata e buona lettura. Grazie, Emily. Buona giornata. Notizie. Notizie. Le notizie sono importanti per rimanere informati. Io leggo le notizie ogni mattina. Hai sentito le ultime notizie? Aggiornato. Aggiornato. Il documento è stato aggiornato. Ho bisogno di un aggiornato elenco. L'app è stata recentemente aggiornato. Piattaforme. Piattaforme. Le piattaforme sono importanti per il trasporto. Ci sono diverse piattaforme per i treni. Le piattaforme online aiutano a condividere informazioni. Informazioni.
Informazioni. Le informazioni sono importanti per prendere decisioni. Puoi trovare informazioni online facilmente. Ho bisogno di più informazioni per capire il problema. Dettagliate. Dettagliate. Le istruzioni devono essere dettagliate. Mi piacciono le descrizioni dettagliate. Le informazioni devono essere presentate in modo dettagliate. Velocità. Velocità. La velocità è importante nella corsa. Misuriamo la velocità dell'auto. Aumenta la velocità per arrivare in tempo. Varietà. Varietà. La varietà di frutta è sorprendente. In questo negozio c'è una grande varietà di prodotti. Ogni piatto ha una sua varietà di sapori. Argomenti. Argomenti. Gli argomenti della discussione sono interessanti. Studiamo diversi argomenti a scuola. Quali argomenti vuoi trattare oggi? Opinione. Opinione. Le opinioni degli esperti sono importanti. Ognuno ha le proprie opinioni su questo tema. Le opinioni possono cambiare nel tempo. Riflettere. Riflettere. È importante riflettere sulle proprie scelte. Dopo la lezione, ho bisogno di riflettere. Posso prendere un momento per riflettere. Interessanti. Interessanti. I libri sono molto interessanti. Le idee che hai sono interessanti. Questo film è davvero interessanti. Approfondita. Approfondita. L'analisi è stata approfondita. Ho letto un libro approfondita sull'argomento. La ricerca richiede un approccio più approfondita. Strategia. Strategia. La strategia è importante per il successo. Dobbiamo sviluppare una nuova strategia. La strategia del gioco è molto interessante. Sopraffatto. Sopraffatto. Mi sento sopraffatto dal lavoro. L'emozione mi ha sopraffatto all'improvviso. È stato sopraffatto dalla folla durante il concerto. Disinformazione. Disinformazione. La disinformazione può danneggiare la verità. È importante combattere la disinformazione. Molti credono alla disinformazione senza verificare. Consapevole. Consapevole. Essere consapevole è importante nella vita. È consapevole delle sue responsabilità. La sua scelta è stata consapevole e ponderata. Educativo. Educativo. Questo libro è molto educativo. Le lezioni sono sempre educativo. Voglio un gioco educativo per i bambini. Affidabile. Affidabile. L'amico è molto affidabile. Ho bisogno di una persona affidabile. Questo servizio è davvero affidabile. Confrontare. Confrontare. È importante confrontare le idee prima di prendere una decisione. A volte dobbiamo confrontare le opinioni degli altri. Non ho paura di confrontare le mie paure. Emozionante. Emozionante. Il film era davvero emozionante. Ho avuto un'esperienza emozionante ieri. La vittoria è stata emozionante per tutti noi. Quale piattaforma di notizie piace di più a Emily? Cosa pensa Tom delle notizie online?
Qual è il significato della parola aggiornato? Come si usa correttamente la parola affidabile? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche in modo da non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.